È un avvocato di diritto internazionale, è un consulente scientifico presso l'Università di Padova, docente Bocconi, docente BAT nel Regno Unito, co-direttore e master trainer nella scuola italiana di neurosemantica, che lui tiene a specificare non è Hogwarts per chi ha visto Harry Potter, ma si avvicina parecchio. E nei suoi costanti viaggi può affermare che i suoi cani e i suoi gatti vantino sul passaporto più timbri di molte persone in giro per il mondo. Al di là dei titoli, che sono sempre importanti, mi piace raccontare due cose su di lui. Lo abbiamo conosciuto senza essere stati esposti a tutto questo lungo curriculum e ci ha affascinato ed è il motivo per cui abbiamo il piacere di condividerlo oggi con tutti voi. Ma per farvi capire l'attitudine e quanto ha preso seriamente questo nostro invito, nel momento in cui abbiamo iniziato a preparare questa sessione, siamo stati al telefono, credo quasi un'ora, perché ha voluto sapere tutto quello che era necessario per preparare al meglio questa sessione. E questo la dice lunga sulla professionalità e l'attitudine della persona che sto per introdurvi con grandissimo piacere in collegamento direttamente da Bangkok. Nicola Riva! Nicola! Grazie, grazie Enrico e grazie a tutto il team Neolife per avermi invitato qui. Ho chiesto a Enrico di girare la telecamera in modo tale da potervi vedere. Non riesco a vedervi bene in viso, ma almeno ho un senso della sala. E quindi sono molto felice, mi dà molta gioia essere qui con voi oggi per i prossimi 45 minuti. E siccome i protagonisti di questo intervento siete voi, perché a proposito di voi, ed è a proposito di facilitarvi ancora di più la vostra abilità, la vostra capacità di negoziare, sia professionalmente nel vostro lavoro, ma anche nella vostra vita. E per iniziare, voglio subito dare spazio a voi e quello che vi chiedo di fare è di creare una coppia con la persona che è seduta vicino a voi. Quindi in modo tale che tutta la sala sia composta di coppie, ok? E vi do un attimo, tanto prendete la persona di fianco a voi a scalare lungo la fila, create delle coppie. E decidete anche nella coppia, vi do un istante, decidete chi è A e chi è B. Quindi una persona sarà A e una persona sarà B. Dopodiché chiedo ai B, quindi le persone nella coppia che sono B, iniziano loro, di fare questo, di stringere il pugno in questo modo vicino alla persona che è in coppia con voi. E quindi vi do il tempo molto bene, riesco a vedere nelle prime file e probabilmente anche nelle altre. Ok, stringete questo pugno. Adesso do ad A, quindi l'altra persona, quella che non ha il pugno stretto, vi do 10 secondi per cercare di aprire quel pugno chiuso. Ok? Do il tempo un attimo ai traduttori. Oh, siete già partiti, va bene, vado a contare 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1010. Ok? Stop. Allora, grazie di cuore perché ho capito, almeno ho visto già dalle prime file, non ho visto tutta la sala. Grazie di cuore perché ho capito perché sono qui oggi con voi a parlarvi di negoziazione. Allora, quello che succede sempre nei gruppi, quindi non è nulla fuori dalla norma, la prima cosa che facciamo è letteralmente mettiamo le mani addosso all'altra persona. Quindi quello che facciamo è cercare di andare ad aprire quel pugno con, diciamo, la forza, ok? E in negoziazione diciamo che quando la forza precede l'uso delle parole, la negoziazione e le parole che vengono dopo
sono meno incisive, sono molto meno importanti. È un po' come quando uno Stato attacca un altro Stato e poi iniziano le diplomazie per discutere la pace. Quindi prima c'è l'utilizzo della forza. La cosa interessante che ho visto succedere in tutto il mondo quando tengo questo tipo di corsi è che io ho semplicemente detto alla persona A B di chiudere il pugno, ma non ho detto di tenerlo chiuso assolutamente o non aprirlo per nessun motivo. Ma la cosa interessante è che immediatamente quello che facciamo naturalmente è entrare in una dinamica competitiva, ovvero mi attivo per fare in modo che tu apra quel pugno e utilizzo le mani, te le metto addosso. Raramente, non so se è successo qua in sala, magari nelle file che io non riesco a vedere bene, magari è successo, può darsi, e sarebbe un'eccezione, che B abbia semplicemente chiesto alla persona, per favore potresti aprire il pugno, e B, quello che ha fatto, ha aperto la mano. Ok? Questa è una possibilità, mi interessa aver fatto con voi questa esperienza in modo tale che vi ricordiate ogni volta che entrate in negoziazione di non lasciarvi guidare dalla vostra, da quella che abbiamo tutti, dalla nostra inclinazione competitiva, di essere l'uno contro l'altro, ma di approcciare la negoziazione in maniera più collaborativa, ovvero quello che vi propongo è siamo insieme, quindi siamo alleati, quindi collaborazione invece di competizione per risolvere il problema negoziale. E quando parlo di negoziazione, cito sempre una storia che amo molto e questa è una storia ambientata in Medio Oriente e c'è un papà che muore e lascia ai suoi 3 figli tutti i suoi averi e i suoi averi sono composti da 17 cammelli e nel suo testamento scrive al figlio maggiore ne lascia la metà, al figlio di mezzo ne lascia un terzo e al figlio minore ne lascia un nono. Voi mi insegnate, la matematica ci insegna che 17 non è divisibile né per 2, né per 3, né per 9. Allora i 3 fratelli iniziano a discutere e ad un certo punto si accendono anche gli animi. Prima di fare cose drastiche, tipo mettersi a tagliare degli animali vivi, il fratello maggiore propone di andare a parlare con l'anziana del villaggio per vedere se magari ha delle soluzioni. I 3 allora si recano dall'anziana del villaggio, che per almeno una ventina di minuti li ascolta raccontare la loro problematica, e poi, dopo essere rimasta un po' in silenzio, risponde dicendo: Io non ho idea di come potervi aiutare. L'unica cosa che posso fare è prestarvi il mio cammello. I cammelli allora diventano 18 e quindi il primo figlio ne prende la metà, che sono 9. Il secondo figlio ne prende un terzo, come dal testamento del padre, che sono 6. Il terzo figlio ne prende 2, ovvero un nono, come da testamento. 9 più 6 più 2 fa 17, quindi avanza un cammello che i 3 restituiscono all'anziana del villaggio e se ne vanno contenti per la loro strada. Io amo molto questa storia perché per me rappresenta la vera negoziazione. La vera negoziazione non è a proposito di sopraffare l'altro, non è a proposito di fregare l'altro, non è essere uno contro l'altro, la vera negoziazione risiede nella capacità di trovare soluzioni nuove, innovative, non immediatamente evidenti, che possano fare sì che tutte le parti coinvolte dalla negoziazione possano andare a casa con più valore. E adesso so che nel retro della mente rimarrà ben scolpita l'immagine del pugno chiuso e quindi di lasciare la
tensione competitiva per abbracciare più un approccio collaborativo, e ci sarà anche, che risiederà d'ora in poi nel retro della vostra mente come pensiero, un cammello che vi ricorderà di non fermarvi mai all'apparenza e negoziazione, ma di lavorare, possibilmente insieme alle altre persone, per trovare delle soluzioni nuove che portino più valore a tutte le persone coinvolte. La persona che vedete qui in questa foto è il mio mentore di negoziazione. Lui è Jack Cambria ed è stato per circa 14 anni il comandante del team di negoziazione ostaggi della polizia di New York. Jack è una persona squisita, meravigliosa, lui incarna la negoziazione ed è la cosa più diversa che potete immaginare dai negoziatori che si vedono di solito nei film di Hollywood. Sapete, quelli molto alfa, cattivi, che picchiano il pugno sul tavolo, che alzano la voce. Ecco, lui è il contrario. È un uomo di una dolcezza infinita, di un'accoglienza infinita, che ti fa sentire immediatamente, dal primo momento in cui lo incontri, un calore umano incredibile. E quella è la sua arma segreta straordinaria per essere stato così efficace per così tanti anni nelle negoziazioni. E qualcuno di voi si starà magari chiedendo come mai Nicola ci parli di negoziazione ostaggi. Noi facciamo negoziazione commerciale, offriamo servizi, prodotti, eccetera. Vi parlo di negoziazione ostaggi perché le negoziazioni ostaggi hanno il 95% di successo. Quindi nel 95% dei casi i negoziatori ostaggi portano a casa tutti gli ostaggi, senza perdere neanche uno, salvando anche la vita del rapitore. Quindi massimo successo, anche perché nella negoziazione ostaggi non si può fare come in certe negoziazioni commerciali del tipo, vabbè, senti, hai 4 ostaggi, incontriamoci a metà, ne ammazzi 2 e mi restituisci gli altri 2. Non funziona così. Il negoziatore di ostaggi deve portare a casa tutti salvi. Quindi nella negoziazione ostaggi il tasso di successo è del 95%. Nelle negoziazioni commerciali, pensate, il tasso di successo oscilla tra il 35 e il 65%. Capite allora perché i negoziatori di ostaggi hanno qualcosa di importante da insegnarci nelle nostre negoziazioni di tutti i giorni. Qua fra l'altro mi vedete insieme a mia moglie con Jack Cambria, siamo all'Università Cattolica di Milano durante un master tenuto da Jack. Noi negoziamo più di 40 ore a settimana. Spesso si pensa che la negoziazione sia solo quella relativa ad acquistare un bene importante come una casa, una macchina. A volte la si pensa applicata alle negoziazioni commerciali, magari si pensa alla negoziazione quando una grossa banca ne acquista una più piccola. In realtà, ogni volta che state pensando ho bisogno di o voglio, siete in una negoziazione. E la negoziazione più pericolosa che c'è è quella in cui non vi rendete conto di essere. Quindi, se siete dei papà e delle mamme, mi insegnate che negoziate tutti i giorni con i vostri figli. Se avete un partner, negoziate tutti i giorni con quel partner, per cose grandi e per cose piccole, per decidere acquisti, per decidere dove si va in vacanza, per decidere dove vivere e quant'altro. Se avete dei colleghi, negoziate ogni giorno, se avete dei capi, negoziate ogni giorno, e se avete dei team di lavoro, quindi di persone che lavorano per voi, negoziate con quelle persone ogni giorno. Ogni volta che pensate voglio o ho bisogno di, siete in negoziazione, state cercando un sì da parte dell'altra persona, del vostro interlocutore. Ora, voglio darvi in questi pochi minuti che abbiamo assieme alcuni concetti, alcuni ve li ho già passati, e alcune tecniche che possiate applicare immediatamente. Quindi una volta finito l'intervento vi do
qualcosa che potete fare immediatamente, che è testato sul campo a base scientifica, è diverso da quello che fanno la maggior parte delle persone là fuori e funziona. Un concetto importante che voglio passarvi è l'importanza dell'empatia in negoziazione. Quindi, di nuovo, come vi ho detto prima, scordatevi il negoziatore classico dei film di Hollywood, che alza la voce, che urla, che non ascolta, che interrompe l'altro, che ordina, che comanda. È il contrario. E l'empatia gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita e anche in negoziazione. L'empatia è la capacità di ascoltare veramente l'altra persona, l'empatia è la capacità di dare la vostra completa attenzione all'altra persona. Empatia è la capacità di leggere i sentimenti, le emozioni dell'altra persona e verbalizzarli, quindi restituirli all'altra persona per farle capire che la state ascoltando. Quindi più mettete l'altra persona al centro, più diventate efficaci come negoziatori, anche perché quando l'altra persona si sente ascoltata, rispettata, accolta da voi, è molto più disponibile ad ascoltare quello che avete da proporre. E è un modo, le ricerche ci dicono che abbiamo le persone fino a 6 volte di più, quindi preferiamo trattare con persone che ci piacciono 6 volte di più rispetto a persone che non ci piacciono, anche se la persona che ci piace magari ha un prodotto o un servizio di qualità inferiore. Ma questo aspetto emozionale, umano e di piacere è molto più forte dell'aspetto logico e razionale relativo magari ai dati tecnici del prodotto. È un modo per piacere alle altre persone in maniera genuina, mi raccomando, l'idea non è di diventare falsi, ma di essere voi stessi, mentre applicate questi concetti e queste tecniche. Quindi il fatto di piacere di più lo fate attraverso l'empatia, lo fate attraverso le tecniche che vedremo adesso insieme e questo vi garantisce di chiudere più contratti, di avere migliori risultati e di far sì che le persone abbiano voglia e piacere di ritrovarsi a negoziare con voi. Voglio adesso iniziare subito a parlare di due parole fondamentali negli affari, in negoziazione, nella comunicazione, che sono il sì e il no. E vi sto per proporre, raccontare qualcosa che vi sembrerà che vi sembrerà essere controintuitivo, che vi sembrerà andare contro la logica, ma che in realtà vi darà un vantaggio importante, anche perché vi permetterà di differenziarvi subito da altre persone che fanno lavori simili ai vostri o che propongono servizi o prodotti simili ai vostri. C'è purtroppo una teoria che poi è diventata anche pratica di vendita, spesso definita anche momentum selling, ovvero vendita sull'onda del momento, in cui si insegna a cercare più sì possibili dall'altra parte, perché facendo delle domande anche abbastanza banali a cui l'altra persona non può che rispondere sì, perché l'idea è che se fai dire sì un tot di volte, più volte possibile, quando proporrai il tuo servizio o prodotto la persona dirà di sì, perché l'ha già detto diverse volte. Nulla di più falso, inefficace. Questo modo di cercare il sì dall'altra parte è controproducente, quindi produce risultati opposti a quelli che vorreste. Ci sono 3 tipi di sì. Il più comune è il sì falso. Il sì falso praticamente è quando voi state raccontando, spiegando, offrendo qualcosa a una persona e loro vi dicono di sì. I negoziatori non esperti come voi prendono quel sì come un sì importante,
quello che vedremo dopo, un sì di conferma o soprattutto un sì di impegno. In realtà è un sì falso. Quel sì significa vai avanti a parlare, raccontami di più, ma non ho nessuna intenzione di impegnarmi. Quindi non è un vero sì, è una specie di via di fuga. Sì, sì, continua e poi mi riservo di decidere. Il secondo tipo di sì è il sì di conferma, ok? E questo in realtà è un sì dove ancora la persona non si sta impegnando, ma sta confermando che sta comprendendo quello di cui state parlando. Quindi non è sì, sono disponibile, sono pronto, voglio comprare, voglio fare, no, non è questo, è semplicemente ok, capisco, sì, capisco quello che mi stai dicendo, ma non mi sono ancora impegnato. Il sì più ricercato è quello, il terzo, il sì di impegno, è il più raro e quello che vi propongo di fare, per questo l'ho chiamato un approccio controintuitivo, è di arrivarci attraverso il no. Quindi la cosa bizzarra, strana che sto per proporvi è di non iniziate le vostre negoziazioni cercando il sì, iniziate le vostre negoziazioni stimolando un no. E vi ho preparato alcuni esempi di alcune email che ho mandato, che mi diverto a mandare così mi alleno, spesso mando delle email, mi costano pochi minuti e quello che ottengo sono sconti, sono dei benefici e vi invito a fare la stessa cosa, ovvero di applicare prima queste tecniche in situazioni dove la posta in gioco non è tanto alta, in modo tale che se sbagliate qualcosa non c'è danno, e poi quando vi sentite più sicuri applicarle nelle vostre negoziazioni più importanti. Il primo esempio che voglio proporvi è questo. Qua è in inglese, ve lo dico anche in italiano, in modo tale che i traduttori possano tradurlo per ognuno di voi, anche per le persone non italiane in sala. Quindi qua chiedo semplicemente, dico buongiorno e chiedo, siccome si tratta di un ordine, quindi ho ordinato dei prodotti in Olanda, chiedo, siccome è un ordine grande, è ridicolo per favore chiedervi per una spedizione con UPS, quindi con corriere gratis, e poi metto il saluto in olandese. Guardate la risposta che mi arriva, quindi non lo chiedo cercando un sì, lo chiedo cercando un no. E la risposta che arriva è: buongiorno Nico, grazie per il tuo email e guardate che bello qua. No, non è ridicolo chiedere per una spedizione gratuita. Ho visto che non si tratta di un ammontare così elevato e quindi l'andremo a spedire senza costi aggiuntivi. Abbi una buona giornata. La potenza del no è quindi far dire no alla persona, le permette di sentirsi al sicuro. La persona sta esercitando il proprio potere di veto. Come genitori lo sapete bene, nel senso che quando i vostri figli vi chiedono delle cose, la vostra prima risposta è no, dopo quel no diventate spesso più flessibili. È lo stesso principio qua. Quando dico no, sto affermando il mio potere. Quando dico no, mi sento libero di scegliere. Quando invece la persona sta cercando di, tra virgolette, costringermi o guidarmi a dire sì, mi sento manipolato e vado sulla difensiva. Quindi l'idea è quella di cercare il no. E vi ho fatto vedere in particolare questo esempio, poi ne ho molti altri, ma quello che mi interessa adesso è darvi un'idea di come poter girare le domande. Vedete che qua ho messo una serie di domande che normalmente cercano il sì, ok? Questo magari vi è capitato di sentirle, vi è capitato di usarle, quindi sei d'accordo, funziona per te, ti piacerebbe, corretto, ok? L'allenamento che vi chiedo è di girare queste domande. Adesso vi do un istante, poco poco perché voglio utilizzare tutto il tempo per darvi valore e cose che possiate utilizzare e vedo anche che qualcuno sta facendo delle foto benissimo in modo tale che così poi vi rimane come promemoria. Vi chiedo di immaginare
come girereste queste domande orientate al no, quindi cercando un no invece che un sì. Vado a svelarle e vediamo, magari ne avete azzeccata qualcuno, magari siete particolarmente abili, le avete azzeccate tutte. Se è d'accordo, diventa hai obiezioni. Quindi hai obiezioni ad incontrarci domani alla tal ora? Questo funziona per te? Diventa è una cattiva idea? È una brutta idea se facciamo questo? È orribile pensare di fare così? E quello che succede all'altra persona dice no, 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 figurati, no, mi sembra una buona idea. Ha senso, diventa, è un'idea ridicola, che è quella che ho usato nell'esempio che vi ho mostrato prima, dove vi ho fatto vedere che nella mia richiesta l'ho preceduta con is it ridiculous? È ridicolo chiedere per favore di avere la spedizione gratis con UPS? Ti piacerebbe diventa qualcosa in contrario, simile a obiezioni, una variazione sul tema. Ti piacerebbe ancora diventa hai rinunciato. Hai rinunciato a questo progetto assieme, soprattutto se state cercando di avere una risposta da una persona e la persona è sfuggente, quindi non risponde alle vostre email, non risponde alle vostre chiamate, questa può essere un ultimo tentativo efficace. Quindi chiedere alla persona se ha rinunciato al progetto assieme o se ha rinunciato a considerare la vostra proposta tende a stimolare risposte più immediate, che potrebbero essere anche sì, ho rinunciato e c'ha le sue ragioni e magari ve le racconta e questo è importante. Oppure magari vi dice no, no, guarda, semplicemente sono stato molto preso, scusami, riprendiamo le trattative. Hai qualche minuto o è un buon momento? Questo spesso al telefono, le persone chiedono la peggiore entrata è posso rubarti qualche minuto e quindi perché già ci mette, oddio, questi ci vogliono rubare, questa persona vuole rubare qualcosa. Hai qualche minuto ci mette un po' sulle difensive o è un buon momento per parlare, ci mette sulle difensive nel senso che parlare di cosa per quanto non lo so. Quello che vi consiglio di provare è un brutto momento. Alzate il telefono, ciao Mario, ciao Sara, è un brutto momento per parlare, succederanno due cose. Vi dirà no, dimmi pure, in questo momento sono libero, oppure vi dirà guarda, in questo momento sono impegnato, sei d'accordo se ti richiamo alle 3 di oggi pomeriggio, domani alle 11? E in entrambi i casi avete ottenuto quello che volevate, o poter parlare subito con quella persona o avere un appuntamento per parlare con quella persona e quindi avere la sua attenzione. È corretto diventa è fuori luogo, è così diventa mi son perso qualcosa e ho capito bene diventa sbaglio nel pensare e poi continua. Quindi l'importanza di iniziare la negoziazione con il no e guidare con una domanda orientata al no, che dia la possibilità alla persona di rispondere no, di sentirsi in controllo, di sentirsi in potere, di esercitare il proprio potere di veto. La prossima tecnica che vado a presentarvi è ancora più bizzarra e pazzesca rispetto a quello che viene solitamente fatto là fuori. Vi sembrerà difficile, vi sembrerà assurda, vi sembrerà che possa funzionare forse nella negoziazione ostaggi, ma non nel vostro lavoro. Vi verranno in mente 1000 resistenze, ma vi garantisco che è testata sul campo, è scientifica ed è potentissima. E di nuovo è una tecnica che vi rende diversi e immediatamente più nuovi, più freschi rispetto alla maggior parte degli altri operatori commerciali, professionisti che usano le stesse vecchie tecniche trite e ritrite. E quello di cui voglio parlarvi sono le etichette preventive. Le etichette preventive consistono nell'anticipare
le obiezioni, i peggiori pensieri, quelli che si chiamano anche elefanti nella stanza, del vostro interlocutore. Quindi chiedervi quali sono le cose peggiori che può pensare di me o di questa circostanza e invece di lasciare che magari le pensi, anticiparle voi. Ed è potentissimo perché, e non abbiamo qua il tempo per andare nelle basi scientifiche, ma vi garantisco che ci sono e sono molto interessanti. È molto efficace perché se la persona effettivamente ha quel pensiero negativo nei vostri confronti o della situazione, lo sgonfiate completamente. È un modo, se volete, per disarmarla. Se non lo pensa, non è che piantate un seme negativo, non è che glielo fate pensare, semplicemente non lo pensa. Anzi, vi dirà: no, no, figurati se penso una cosa del genere di te. Ok? Quindi questa è la potenza della tecnica. Vi faccio vedere un esempio e mi tolgo di mezzo mentre ve lo racconto. Qua avevo ordinato dei prodotti e stavo aspettando da diverso tempo che arrivassero. Allora il mio approccio con la persona, invece di insultarla, invece di assumere un tono ostile perché non mi hai ancora spedito, allora dov'è la mia merce, ho pagato, che non mi farebbe ottenere nulla, anzi solo inimicarmi la persona, inizio parlando di quelli che potrebbero essere i suoi peggiori pensieri. Potrebbe pensare che io sia un rompiballe, che io sia insistente e che sia egoista, nel senso che penso solo a me. Quindi gli chiedo: ciao, penserai che io sia il solito rompiballe, insistente ed egoista. Fra una settimana parto e volevo assicurarmi di poter ricevere i tuoi straordinari, e qua ci sono i prodotti. E poi vedete, gli faccio una domanda orientata al no, quindi metto insieme la tecnica di prima. È brutto chiederti per favore di farmi sapere qualcosa? E chiudo con grazie e un abbraccio. Guardate che bella la risposta. Scusami Nicola, quindi si scusa. Vedete, la potenza tecnicamente si chiama empatia riflessa. L'altra persona empatizza con me. Quindi mi dice: scusami Nicola, ho avuto problemi con le spedizioni in Italia. Per tutto il mese di luglio non sono arrivati pacchi e le persone che aspettano mi scrivono quasi ogni giorno. Quindi ha un sacco di persone che gli scrivono, probabilmente in maniera diversa dalla mia. Dopo ritardi di 40-50 giorni stanno cominciando ad arrivare. Io in realtà ho aspettato di meno. E guardate che bella la chiusa: non preoccuparti, non penso male. Fai bene a riscrivermi, così anche io comprendo se ci sono delle priorità. Quindi vedete che faccio sentire la persona completamente rispettata, completamente libera, e questo fa sì che mi tratti con riguardo. Questo fa sì che reciprochi il mio rispetto e il mio trattarla bene. Quindi trattando bene le persone e anticipando i pensieri negativi che potrebbero avere, mantenete la relazione salda, rimanete empatici e ottenete molto, molto di più. Vi faccio vedere anche quest'altro esempio e anche qua mi tolgo di mezzo. Buongiorno, le sembrerò sicuramente un inguaribile e insolente rompiscatole. Potrebbe per favore farmi sapere in merito? E la risposta: gentile signor Riva, ho appena controllato il suo attuale RA e vedo che le hanno applicato una deduzione di oltre 200 euro. E poi qua continua raccontando altre cose. Quindi vedete come rimane la relazione e ottengo dei benefici, in questo caso economici. Guardate anche la potenza della risposta. Ho scritto alle 3:40 del pomeriggio e alle 3:48 mi risponde: questa è una dirigente di questa azienda, ha un sacco da fare, ha un sacco di persone che le rompono le scatole, è subissata di persone che la chiamano, magari alcune anche che la trattano male perché si sentono in diritto perché hanno pagato, hanno dei contratti di trattare male le altre persone, e la persona a cui sceglie di rispondere in 8 minuti sono io, comunicandomi che mi hanno fra l'altro di nuovo approvato uno sconto. Il costo per me di scrivere quell'email? 2 minuti.
il guadagno 200 euro. 200 euro in 2 minuti. Quindi questa è la potenza di questa tecnica e di nuovo vi invito a utilizzarla, ad allenarvi in situazioni dove la posta in gioco è bassa, dove rischiate poco. Allenatevi con il panettiere, allenatevi alla fermata dei taxi se parlate con una persona di fianco, allenatevi in situazioni dove se anche non esce così bene non c'è nulla da perdere, in modo tale poi da averla veramente in maniera naturale ed efficace nelle vostre negoziazioni importanti. Quello che ho fatto in questa slide successiva è di prendere quelle che il team di NeoLife mi ha raccontato come le obiezioni che ricevete di più, e ho visto voi avete un documento molto interessante dove vengono riportate le obiezioni più comuni che vi fanno quando proponete i vostri servizi, i vostri prodotti, e sono ben argomentate anche le gestioni, quindi come occuparvi di queste obiezioni. Quello che vi propongo di fare è controintuitivo, quello che vi propongo di fare è, sembra andare contro la logica, quello che vi propongo di fare può sembrarvi assurdo, strano, bizzarro, e di nuovo vi garantisco che funziona. Ovviamente è molto importante non solo la tecnica che usate, le parole che dite, ma anche il tono che utilizzate, quindi deve essere sempre un tono morbido, un tono rispettoso, un tono calmo, e ricordatevi anche ogni volta che utilizzate una tecnica, di quelle che vi ho raccontato qui, di far seguire una domanda orientata al no o anche un'etichetta preventiva dal silenzio, quindi lasciate lo spazio affinché l'altra persona possa elaborare e rispondere a quello che avete appena chiesto. Quindi in questa slide vi ho messo in fila un po' anzi, le obiezioni più importanti che ricevete, messe però come etichette preventive. Quindi prima ancora che il cliente possa uscire con una di queste obiezioni, gliel'avete già presentata a voi. Questo fa sì, uno, che il cliente si senta compreso, perché se lo pensa è come se leggeste nella sua mente. Secondo, lo disarmate, non la può più utilizzare, anche perché voi potreste dire, sì, appunto, l'ho detto io poco fa. Quindi è una maniera meravigliosa per disarmare le obiezioni più importanti. Quindi potete iniziare il vostro discorso con: penserà che i prodotti sono troppo costosi e che non può permetterseli. E lì fate silenzio e sentite in che modo risponde, elabora, anche perché vi dà delle informazioni molto importanti. Potreste iniziare o potreste farle anche assieme, sempre facendo dopo il silenzio. Probabilmente penserà anche di non avere i soldi o il tempo per avviare l'attività. Le sembrerà il solito schema di network marketing dove guadagnano solo le persone in cima alla piramide. Questo magari lo pensano tanti clienti ed è un'obiezione che fanno magari dopo che avete già iniziato a presentare quello che fate. Ma se voi li anticipate, andate a sgonfiare quell'obiezione e vi risponderanno loro, quindi quando fate silenzio elaboreranno, e se veramente lo pensano vi racconteranno, vi daranno altri dettagli, ma la cosa che sentiranno è che finalmente c'è dall'altra parte una persona che li comprende, una persona che sa leggere nelle loro menti e nei loro cuori, e questo vi renderà persone istantaneamente più piacevoli per loro con cui avere a che fare. Un'altra, potrebbe immaginare di non essere adatto perché non è un venditore professionale o perché ha già provato un'attività simile in passato senza successo. Oppure ancora vorrà prendersi del tempo per rifletterci su o parlarne con il compagno o la compagna, o vedere se prima riesce a coinvolgere altre persone. Quindi vedete tutte le obiezioni che vi possono fare, anche magari altre obiezioni che non ci sono qui, ma che pensate la persona possa farvi, le potete presentare voi
in maniera anticipata, quindi prima ancora che ne parli la persona, con tutti i vantaggi che abbiamo visto prima. Quindi, per riassumere ovviamente quello che vi dicevo prima, fate un respiro che sia abbastanza lungo per dar loro il tempo di rispondere, quindi questo è molto importante. Quando utilizzate le tecniche siate brevi, concisi e poi fate silenzio. E a volte il silenzio può durare qualche secondo e va bene. Potete contare dentro di voi 1001, 1200, 1300, 1400, 1500. Vedrete che entro 10 secondi l'altra persona dirà qualcosa. Oppure, se proprio non succede, potete utilizzare un'etichetta del tipo sembra che l'abbia lasciata senza parole e vedrete che la persona a quel secondo stimolo inizierà a parlare. Quindi, per riassumere, 3 cose importanti che vi invito a portare con voi. Sviluppate la vostra empatia. Quindi date spazio all'altra persona, sviluppate l'ascolto e un modo per sviluppare l'empatia è utilizzare queste tecniche che abbiamo appena visto, perché sono tecniche attraverso le quali ci occupiamo, ci prendiamo cura dell'altra persona. L'altro aspetto, il secondo, è inizia cercando il no. Quindi non fate come il 99% degli altri professionisti che vanno a caccia di sì all'inizio, ma voi cercate il no. Quindi fate sentire le persone al sicuro, nel loro potere, date alle persone l'illusione che abbiano loro il controllo, perché questo le fa sentire bene. E il terzo punto che abbiamo appena visto è quello di anticipare attraverso le etichette preventive tutte le obiezioni e tutte le emozioni negative che l'altra persona può pensare o sentire, in modo tale da disarmarla, di farla sentire più al sicuro e di farle sentire che vi state occupando in maniera molto personale di lei e di quello che pensa o sente. E ci sarebbe tantissimo ancora da raccontarvi, ma in questi minuti ho voluto concentrarmi su questi aspetti, su queste 2 tecniche e su questi pochi concetti che però sono fondamentali. Voglio finire, così come ho iniziato, con una storia che forse qualcuno di voi conoscerà, ed è una storia a proposito di 2 bambini che sono in una stanza e stanno litigando per un'arancia. E dopo 20 minuti la madre, che è in cucina, che sta preparando la cena, non ne può più, perché sono 20 minuti che si litigano questa arancia, va di là nella stanza, al coltello in mano con cui stava affettando delle verdure, e dice basta, non se ne può più, continuate a litigare ormai da più di 20 minuti per questo arancio. Prende l'arancia e la taglia a metà e ne dà una metà al primo bambino e una metà al secondo bambino. Il primo bambino voleva farsi una spremuta, quindi prende la polpa della mezza arancia e butta via la buccia. Il secondo bambino voleva fare un dolce che ha come ingrediente la buccia dell'arancio, quindi butta via la polpa e tiene la buccia. Se la mamma, come adesso sapete fare voi, si fosse presa il tempo di occuparsi dei bambini e di sentire le loro motivazioni, di cercare il 18° cammello, avrebbe scoperto che un bambino voleva la polpa per fare la spremuta e l'altro bambino voleva la buccia per fare un dolce. Avrebbe dato tutta la buccia ad un bambino e tutta la polpa all'altro bambino. Ed entrambi i bambini sarebbero andati via con il doppio del valore. Quindi da oggi so che avrete sempre di più un approccio con le persone per cui sarà facile per voi trattarle con rispetto e le farete sentire bene nel negoziare con voi, perché al di là del risultato vi diranno che dopo aver negoziato con voi saranno ben disposte a negoziare ancora con voi su altri progetti in futuro,
perché si saranno sentite rispettate, riconosciute e in un qualche modo che non sanno ben definire, come se ci fosse un legame con voi. Quindi vi invito ad affrontare le vostre carriere con questa consapevolezza e sarete molto felici dove vi porterà e dei risultati che avrete. Grazie per la vostra generosità nell'aver investito del tempo insieme a me, mi ha dato molta gioia. Nicola, grazie mille. Grazie a voi. È stata una... Funziona? Sì. È stata ancora una volta una lezione interessantissima, piacevolissima. Sarebbe troppo chiedervi un altro applauso per Nicola. Bravissimo Enrico. Iniziamo a mettere in pratica allora, va bene? Ottimo. Grazie ancora, restiamo in contatto, speriamo presto per nuovi progetti. Un abbraccio caloroso da tutti noi. Grazie a voi tutti. Felicità e successo.